giusto per sincronizzarci, bla bla bla, sincronizzarci. Salve a tutti, oggi parliamo di ear training, che è una di quelle 3-4 capacità ammantate da connotazioni mistiche, un dono, non è un dono, ci si nasce, non ci si nasce. Diciamo, la nostra opinione su queste vicende già la sappiamo, già la sapete, quindi voglio dire, non la approfondiamo. Quello che sicuramente c'è da dire è che l'ear training è un allenamento, quindi il riconoscere le note, gli intervalli, le qualità degli accordi è una cosa che si acquista. Ora si può acquistare sicuramente in maniera inconsapevole, il bambino che sente la musica nello stereo, il fratellino che suona la chitarra e lui ci va appresso, sviluppa questa capacità, ma si può, come tutte le cose, allenare consapevolmente se uno capisce come fare e soprattutto come funziona l'orecchio e il discernimento dei suoni che l'orecchio può fare. Tutto questo dopo la sigla. Prima di procedere, mi raccomando, spippoliamo le varie cose, iscriviti al canale, campanella, mi like, mi piace, commenti, pure all'inizio del video commentiamo, perché come abbiamo detto molte volte facciamo capire a YouTube che qua facciamo le cose belle. Detto questo, colgo anche l'occasione per annunciarvi che fra poco uscirà il 4º videocorso sull'armonizzazione pianistica, quindi ci sono stati 3 corsi sull'armonia, varie le basi, l'analisi armonica, eccetera, e ora invece partirà su Music, questo corso di armonizzazione pianistica che è proprio l'applicazione pratica per pianisti e anche per non pianisti. Detto questo, ear training. Allora, fondamentalmente, come ho detto all'inizio, cioè questa cosa si può sviluppare sia in maniera inconsapevole che in maniera consapevole. Cioè che cosa significa? Cosa fa l'orecchio? Cioè l'orecchio riesce, allenato, riesce a distinguere, associare alla differenza di suoni, questa differenza di altezza, di frequenza, no? Più acuto, più basso, una distanza che più o meno poi diventa sempre più affidabile, più precisa, cioè riesce a capire che è quella distanza, riesce a capire questa cosa qua. Ora, questa cosa, se è fatta in maniera inconsapevole e soprattutto, consentitemi il termine, ignorante, che cosa significa? Significa che io so solo sul mio strumento questo suono che distanza rappresenta, quanto mi devo spostare con la mano, col dito per trovare la seconda nota, ok? Questo è un modo. Ovviamente se questa cosa invece viene accompagnata da una consapevolezza che quel suono equivale a una quinta, che io so che sto in do, quindi la quinta è do sol, che sto in mi, quindi la quinta è si. Tutto questo apparato cognitivo, che in realtà, come abbiamo visto, non ci vuole tanto per svilupparlo, aiuta, ok? Ti permette di decifrare e quindi di localizzare quel salto, quella distanza sonora, a cosa equivale effettivamente sullo strumento, che spostamento c'ha. Apro una piccola parentesi, ma non so se avete notato, siamo tornati a casa, abbiamo di nuovo la Yamaha, questo è l'ultimo modello, il 525, P525. La sto provando, veramente uno sballo, scusate, mi sono perso, però ho visto la mano qua, ho detto l'entusiasmo. Quindi Babbo Natale è arrivato in anticipo, apriamo. Sembra di quelle cose quando fai le navi, sai? Poi si spacca ma non si spacca la bottega. Ma chi non è musicista non può capire il fatto quando apri il fatto nuovo strumento nuovo. Facevo il ferramenta praticamente. Così magari lo riusciamo a sta forte già quell'emozione, informazioni importanti. Il pacco pesa 1 tonnellata e questo è il momento, vedi, quando poi levi il foglietto e la vedi, eccola qua, facciamo la foto quella là, sai, con la tastiera ed ecco a voi signori, questo è il P525 della Yamaha con tasto in ebano, per ora questo vedo, tasto in ebano, cioè tasto in legno e c'è il grip, cioè tasto del dito non scivola,
c'ha l'ebano sintetico, un fatto figo, come dice il mio amicone Thomas, roba figa. Chiudo parentesi. Allora, quindi, qual è il pericolo nello sviluppo dell'ear training? Questa è una cosa, parliamo per ora solo di ear training melodico, cioè significa che io e c'è questa capacità quindi di sentire o immaginare una melodia, quindi una serie di saltini, e capire, visualizzare sullo strumento quali sono e a quali posti, perché questo è fondamentalmente, non è un fatto magico, è che io sento un percorso dei salti, dei movimenti e li vedo sopra lo strumento. Questo è l'ear training melodico. Ok, questa cosa qua viene allenata in vari modi, ma molti modi, ma non sembra veramente che io devo dire sempre che insomma le procedure in atto spesso sono inefficaci, però capita, quindi insomma lo dico, che devo fare. Quindi viene allenato in maniera impropria perché si lavora sui salti melodici, cioè si sente e si associa, quindi due note. Questo salto melodico ha una melodia. Ora, come l'ho già detto molte volte nel corso, anche nel congresso a Roma, l'ho spiegato. Allora, che cosa succede? Questa cosa a volte può trarre in inganno. Perché? Perché l'orecchio è un mezzo prodigioso e quindi può fare delle cose a volte veramente che uno non si rende conto che le fa, ma l'orecchio le fa. Cioè, faccio un esempio. Ok, questo questa cosa qua. Ora, se io vedo melodicamente questo salto va da Do a La. Ok? Quindi questa cosa che cosa significa? Significa che io darò un nome numerico a questo salto che è la sesta. Perché? Nella scala della prima nota, cioè di Do, La è la sesta. Quindi conto da Do, cioè dalla prima nota. Però attenzione, l'orecchio non fa questo calcolo qua, l'orecchio fa un'altra cosa di cui noi non ci rendiamo conto, e cioè quando sente due note, ok, suppone una nota, una scala, un accordo su cui queste due note suonano. Ve la dico così, insomma, per capire. Cioè, se io faccio, l'orecchio fa dan 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 dan. Ok? Quindi che cosa succede? Che se io faccio questo intervallo qua, il mio orecchio dice: ah, queste due note non stanno nell'accordo di Fa, nella scala di Fa, quindi questa nota in Fa è una terza. Spero di essere stato chiaro. Che cosa succede? Se io insegno al mio orecchio che questo è un intervallo di sesta, quando poi vado a sentire questa nota in Fa, questa nota io la chiamerò sesta, ma in realtà in Fa è la terza. Spero di essere stato chiaro. Comunque non è molto importante questa cosa, era giusto per soddisfare i teorici, i tifosi del perché, ma come mai. Detto questo, andiamo avanti. Allora, il modo corretto per fare questa cosa, il modo più utile, il modo più funzionale di cui io abbia conoscenza è questo: semplicemente usare una memoria sonora che io già ho. Suono una bella triade di Do maggiore che per chi non lo sa sarebbe la prima, la terza e la quinta della scala di Do maggiore, che per chi non la sa sono i tasti bianchi che vanno da Do a Do. Quindi questa è la scala di Do, la triade maggiore sono prima, terza e quinta, semplice, e suono una nota. Ok? Ora questa nota mi ricorda una canzone? Sì, ora io ve le dico queste canzoni, quindi procedura, basta spiegazione, azione. Io associo a ogni nota della scala di Do maggiore una canzone,
una canzone. Qua Fra Martino. Cioè associo a quella nota una canzone che parte da quella nota. Ok? Poi la terza. Jingle Bells. Quindi abbiamo detto, dalla prima nota parte Fra Martino, dalla terza parte Jingle Bells, dalla quinta parte ok? Fisso questo, no? Dopodiché mi alleno. Come mi alleno? Tra parentesi avevamo fatto un'app che faceva questa cosa, però non so perché, non so se ci sta ancora. Comunque se c'è metto il link, se no chiamate vostro cugino, vostro nipote, vostro figlio e dice guarda metti queste 3 note e butta le note a caso e io poi mi dici se io le indovino. Cioè, questo è il fatto pazzesco. Quindi dopodiché ora oscuriamo la tastiera, quindi non passiamo all'inquadratura con la tastiera e io ve le suono queste 3 note. La prima da cui parte Fra Martino, la terza da cui parte Jingle Bells e la quinta da cui parte Bianco Natale. Okay, ora senza mani, non vi faccio vedere la tastiera e io ve le suono, quindi suono una nota, voi pensate e dite qua no. No, 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 no. Allora a questo punto voi sapete che questa è la quinta, ok? Associate, non dovete cercare il numero, dovete cercare la canzone, come quei giochi che fanno per televisione. Che la canzone vi riparte da qua, aspetta, fammi tenere. No, 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 perfetto. Che canzone? Quinta. Quindi quando ricordate la canzone dite il numero, ok? Fra Martino, Fra Martino, bellissimo. Prima. No, no, no. Jingle Bells, terza. Dopo un po' che l'avete fatto in quest'ottava qua, questa parte centrale del pianoforte, potete per esempio farla anche più sopra, che un po' frega questa cosa. Sì, ascoltate, se non vi viene la risonante, la fate risonare. Bianco Natale, quinta. Martino. Prima. Ok, fate questo per un po' e lo fate con queste 3 note. Ora ve lo faccio io, così, giusto per vedere se... Sempre senza tastiere, mi raccomando. Bianco Natale, quinta. Terza. Fra Martino. Prima. Ora lo faccio senza... Io non dico niente, dico solo il numero, vabbè, giusto per darvi l'idea di come si lavora su questa cosa. Quinta. Terza e così via, ok?
Questo per farvi capire la logica. Quindi dietro le cose che noi consigliamo di fare non c'è semplicemente quello sfizio, capito, italiota, famolo strano. Non è questo fatto qua. Ci sono proprio delle ragioni psicofisiche, aurali, percettive, cioè una serie di cose. Non è che meniamo la roba così, ok? Ora, un calcolo. Gli intervalli sono 7, quelli naturali, quindi do, re, mi, fa, sol, la, si. Poi ce ne stanno 5 che sono quelli famosi fuori dalla scala, quindi in do, quelli naturali sono quelli della scala di do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quelli strani sono quelli fuori della scala, quindi re bemolle, mi bemolle, sol bemolle, la bemolle, si bemolle, o, do diesis, re diesis, fa diesis, sol diesis, la diesis. Ok, quindi sono 7 e 5. Ora, con questo giochino semplice, 3 le abbiamo messi a terra. Ok, chiaramente uno li pratica, le cose, eccetera. Poi ce ne stanno altri 4 naturali, quelli altri 4 della scala, e poi ci sono i 5 strani. Però in tutto fanno 12, quindi 3 è un quarto di 12, quindi un quarto del problema qua sarebbe irrisolto. Immaginatevi quanto tempo ci vuole per fare questo. Noi a scuola in 3 mesi beccano tutto, beccano l'impossibile. Ora vi faccio vedere una cosa. Mettiamone un altro, ne mettiamo un altro. Dell'immortale Laura, la solitudine, insomma questa cosa qua, ok? Mettiamo questa cosa, facciamo proprio 2 minuti, rifacciamo questi 4, così arriviamo a un terzo. Fra Martino prima, quinta. E qua proprio scatto. Abbiamo detto la settima, ok? La terza. Quinta. Altissima. Struggente. A me piace moltissimo questa canzone, non vorrei che insomma ci fossero fraintendimenti, ok? Ora, passaggio successivo, giusto per farvi capire un po' come funziona tutta la procedura. A questo punto, visto che abbiamo iniziato a associare a quel suono la canzone, a quella canzone un numero, ora a quel numero associamo una nota, così proprio, no? Diciamo direttamente. Quindi, esempio. Ancora quinta, siamo in do. Chi sarà la quinta? Sol. Ed ecco che qui arriviamo poi alle indicazioni di dove sta sulla tastiera. Che Sol, lo sappiamo dove sta. Jingle bells. Terza. Siamo in do. Chi è la terza? Mi. Settima. Si. E così. Prima, senza tastiere, senza immagine. Sto dicendo a mio figlio che deve togliere l'immagine. Sol. Mi. Si. Ora vi faccio vedere una cosa incredibile. Proviamo a togliere l'accordo, vi suono solo le note. Sapete qual è questa nota? Canzone? Bianca nota. Quinta. Siamo in do. Sol. Terza. Siamo in do. Mi. Questa si chiama, è una nota diversa che si chiama fella. Sentite lo struggimento. Laura, settima. Ok? Sentite. Fatelo da soli, non vi dico niente. Mi. Si. Do. Mi. Ok?
alcuni di voi, non tutti, ma alcuni di voi già ora, anche senza accordo di riferimento, iniziano a riconoscere le note. Stiamo parlando di 19 minuti e 30, in cui abbiamo anche fatto chiacchiere. Immaginate in un'ora di questa roba che caspita prendete. Pure le farfalle fuori alla finestra, pure il pennacchio del bambino e il rumore della... Cioè non c'è niente da fare, perché l'uomo è una macchina meravigliosa, si è allenata in maniera funzionale, fa cose prodigiose. Questo è tutto. Spero di esservi stato utile, magari faccio un altro video con le altre note, oppure vi iscrivete a scuola e lo fate con noi a ore questa roba e diventate dei radar, oppure se no, buon divertimento e ci vediamo al prossimo video. Che figata, roba figa.